Naviganti nell'hobby, bentornati sul canale. Vi devo far vedere questi due box perché hanno a che fare col Maelstrom, quindi con Huron, Blackheart e i Red Corsair. Fra qualche puntata inizieremo un tutorial stupendo dove dipingeremo praticamente tutti i Red Corsair. La prima puntata vi farò vedere come dipingere i 10 Red Corsairs, i nuovi Space Marine che hanno fatto, insomma, per i pirati spaziali. Quindi tenetevi sintonizzati che a giorni partiamo, e voglio farvi vedere questi due perché sono i primi due Xeno speciali che ci ritroviamo all'interno praticamente della storia del Maelstrom, se prendete appunto i libri per giocare la campagna con i vostri amici o nel negozio di fiducia. Subito dopo la sigla. Ragazzuoli, la prima miniatura che voglio farvi vedere è questo nuovo Votann. Ve lo illumino un po' meglio così vedete un attimino di cosa stiamo parlando per bene. Allora, lui è in sostanza un nuovo personaggio dei Votann che si chiama Beric Stormbrow ed è praticamente uno dei protagonisti base, diciamo, della nuova saga e campagna, diciamo, che si può giocare con Huron Blackheart, i suoi Red Corsairs e tutti quelli che ci sono intorno, che ovviamente sono le altre fazioni. All'interno del libro, se non l'avete visto, magari alla fine della puntata vi metto il link esatto della puntata dove faccio vedere il libro. È importante perché all'interno ci sono varie fazioni. Voi vedete che lui ha un orco in mano perché ci sono anche gli orchi e c'è proprio tutta una serie di regole in uno dei fascicoli che ci sono all'interno della raccolta di libri della campagna, che vi permette di giocare dei battaglioni di Votann, di Tau e di, per esempio, appunto orchi, e poi ci sono i corsari, diciamo quelli là degli Eldar, che sono un po' più protagonisti perché lo scontro principale, diciamo, che parte fra corsari Eldar e i corsari, diciamo, pirati Space Marine del Caos. Comunque vi faccio vedere l'interno di questa scatola. Lui ovviamente non è in questo caso un personaggio che si può diciamo personalizzare all'interno della scatola di montaggio, ma ovviamente voi potete fare quello che volete una volta che lo state montando. Vi faccio vedere da vicino, come di consueto, il, diciamo, contenuto, e con queste luci penso che si veda molto bene, no? Guardate che bella macro, qui si può vedere veramente bene il personaggio. Guardate per esempio la testa dell'orco che lui ha praticamente in mano. In questo caso è un personaggio poderoso che va, diciamo, a unirsi a quell'altro che avete visto che cacciava i tiranidi, se vi ricordate, e anche lì, insomma, c'era questo personaggio iconico che guida praticamente invece siamo nei 500 mondi, no? Quindi questo è il primo che volevo farvi vedere, perché appunto personaggio singolo si può unire e schierare praticamente con il vostro esercito o battaglione dei Votann. E poi veramente belli, veramente iconici, ecco, mettiamoli a fuoco, ci sono i The Twinlands, che sono praticamente due nuovi personaggi in, diciamo, Crisis Armor, quindi l'armatura Crisis, diciamo, dei Tau, e loro sono veramente interessanti perché vanno a sostituire un altro personaggio. Poi trovate all'interno dei fascicoli dei libri sempre del Maelstrom la storia, uno dei più iconici praticamente, che è scomparso praticamente in una battaglia, e loro vanno a sostituire praticamente nella casta del fuoco questo personaggio, quindi vengono selezionati per guidare la nuova casta, e sono molto molto belli. La scatola è veramente bella. Loro li dipingono in questo modo in GV perché in sostanza vengono differenziati rispetto al resto dell'armata, ma li ho visti dipinti, e se guardate sui post, l'ho messo proprio ieri pomeriggio, e andate a vedere, ci sono anche dipinti classici arancioni come li dipinge la GV, e sono due Crisis praticamente molto molto belle in questo caso. Vi faccio vedere l'interno, anche qui personalizzazione scarsa, nel senso che non è un difetto, ma il fatto è che sono personaggi fatti in questo modo, quindi non si va, diciamo, a modificare più di tanto. Avete ovviamente i piedistalli trasparenti, che sono quelli che servono per i droni che vanno a proteggerli sicuramente. Io in realtà vedo che in questo caso li hanno montati con
delle armi, ma di solito i droni possono diventare anche droni scudo, non so se qui ci sono le opzioni per farlo, ma penso di sì. Guardate in macro nel frattempo la struttura, diciamo, vedete che hanno questa i bellissimi intarsi proprio stile Tau che potremmo dipingere proprio dandogli una sorta di parvenza di luce interna, no? Invece di farli solo come prese d'aria nere, per esempio, si potrebbero fare come luce interna e questi li montiamo abbastanza velocemente. In questo periodo vi farò vedere, in questi proprio puntate prossime andremo a fare il tutorial dei primi 10 Red Corsairs. Quindi insomma sarà un periodo estivo pieno di tutorial, non vi preoccupate, so che qualcuno di voi me ne ha chiesti abbastanza, era difficile con l'inverno, con il freddo riuscire a stare molto sulla scrivania, ma adesso che comincia il caldo riesco a stare più spesso, vedete che vi riempirò di nuovo di tutorial sulle miniature, quindi non vi preoccupate. E nel frattempo insomma vedete che la qualità è sempre quella altissima GV e devo dire la verità, ci sono veramente degli sprue, qui in questo caso sono 3 addirittura, molto molto belli. Avete sempre 2 altezze per quanto riguarda, metto a fuoco i droni, e ovviamente all'interno trovate il libretto di istruzioni e qualche pezzettino che scappa ogni tanto, quindi attenzione sempre quando aprite la scatola che se qualcosa si è staccato magari poi vi può servire, tenetelo nella scatola. Ragazzi, brevissima questa puntata, tornate nei prossimi giorni perché ho da presentarvi Golden Maple, che è una nuova un nuovo sponsor che farà il 15% di sconto per tutti gli acquisti e vende accessoristica per pennelli, per il lobby comunque, quindi pennelli, holder. Vi farò vedere il loro holder che mi ha colpito tantissimo, ogni mese vi farò vedere qualcosa di diverso, mi hanno colpito tantissimo, vi do questo spoiler anticipato, perché molte delle aziende che lavorano all'interno del lobby delle miniature credo che facciano da loro i loro pennelli piuttosto che altri accessori come le wet palette. Ve lo farò vedere nella prossima puntata. Intanto un recap importante. Ragazzi, vi ringrazio tantissimo per essere rimasti qui con me in questo breve unboxing. Non vi voglio annoiare ulteriormente, spero vi siano piaciuti. Una cosa importante che vi chiedo, ho notato un dato sconcertante, ovvero che siamo quasi 47.000 a guardare il canale, solo che si sono iscritti solo 14.050 al momento. Quindi vi chiedo, se non l'avete fatto, di controllare su iscriviti, perché per voi è un gesto semplicissimo, per me è una cosa importantissima, perché riesco ad aumentare veramente la quantità di materiale di qualità che riesco a darvi nei contenuti, perché veramente sta per diventare quello che potrebbe essere praticamente un'attività talmente continuativa da potervi garantire addirittura un palinsesto a mo' di televisione. Quindi stiamo arrivando all'obiettivo, siamo 47.000 ragazzi, ce ne sono 14.050 iscritti, vi prego cliccate su quella campanellina e su iscriviti, grazie davvero, ciao.